Oggi vedremo assieme la realizzazione del metodo 4-6, ovvero il metodo di estrazione che ha portato Tetsu Kazuya alla vittoria della World Brewers Cup nel 2016. Per la realizzazione di questa ricetta è fondamentale fare un paio di calcoli matematici, ma non spaventatevi, sono calcoli alla portata di tutti. Tetsu sostiene infatti che nelle 5 versate che andremo ad effettuare sul nostro pannello di macinato si debba mettere 3 volte il quantitativo del caffè. Ve lo spiego meglio. In questo caso sto utilizzando 20 grammi di caffè. È un caffè colombiano coltivato a 1950 metri sul livello del mare e processato con il metodo lavato. 20 grammi dicevo, quindi ad ogni versata andrò a versare 60 grammi d'acqua in 5 volte per un totale di 300 grammi d'acqua versati sul mio pannello di macinato. La macinatura del caffè sarà leggermente più grossa della solita macinatura che utilizziamo per effettuare una ricetta con un V60. Facciamolo subito perché vi assicuro che è molto più semplice da fare che da spiegare. Vado a macinare il mio caffè. Come vi dicevo, la macinatura del mio caffè è leggermente più grossa rispetto alla solita macinatura del V60. Questo perché con la tecnica 4-6 si allungano i tempi di estrazione. Procediamo subito bagnando il filtro con l'acqua che useremo per l'estrazione. È un'acqua come al solito minerale naturale e oggi l'ho riscaldata a 95 gradi centigradi. Dopo aver bagnato il nostro filtro in carta, rimuoviamo l'acqua che abbiamo utilizzato e andiamo a versare i nostri 20 grammi di caffè nel filtro. Livelliamo come al solito la superficie del macinato e procediamo con il primo pour, che sarà quindi di 60 grammi. A questo punto non ci resta che aspettare che tutta l'acqua scenda attraverso il filtro. In totale dovremo aspettare circa 45 secondi. Dopo 45 secondi andiamo ad effettuare il secondo pour. Verseremo quindi di nuovo 60 grammi d'acqua. Attendiamo che anche tutta quest'acqua scenda attraverso il nostro pannello di macinato e ci prepariamo per la terza versata. Procediamo, versiamo altri 60 grammi d'acqua. Anche in questo caso, come le 2 volte precedenti, attendiamo tutta la percolazione del liquido. Quando anche tutta quest'acqua sarà scesa, facciamo la quarta versata. Siamo arrivati ad un totale di 240 grammi, attendiamo che tutto il liquido scenda e poi versiamo gli ultimi 60 grammi fino ad arrivare, come vi dicevo, a un totale di 300 grammi d'acqua versata sul pannello di macinato. In totale questa estrazione dovrebbe terminare in 3 minuti. Qualora il tempo fosse superiore, vuol dire che avete macinato il vostro caffè troppo sottile. La mia bevanda è pronta, andiamo ad assaggiare. Wow! Questo caffè è davvero eccezionale. L'acidità iniziale è l'acidità tipica dell'albicocca e lascia poi spazio a una dolcezza di caramella al latte, è molto bilanciato, ha un bel corpo, ha un aftertaste persistente, davvero un'ottima ricetta, molto semplice da realizzare, l'importante è fare bene i calcoli all'inizio. Io vi ringrazio, vi saluto e vi chiedo cortesemente di dirmi cosa ne pensate di questa ricetta nei commenti e nel frattempo vi auguro una buona estrazione.